Siamo? Dai, pronto? Pronto in conto? Pronti? Dai, dai direzione. Parte. Posto, azione! Momento di azione! Le emozioni mie non c'entrano proprio per niente, guardi. Proprio non c'entrano per niente. Uno deve guardare e avere l'umiltà di dire le cose che vede. Beh, punto e basta. Odio la parola umiltà perché sennò sembra che uno faccia il moralista, però è la verità vera. Cioè, il vero mestiere che uno deve imparare è il mestiere di uomo. Il mestiere del regista, il mestiere del pittore, sono niente se uno non impara il mestiere di uomo. Il mestiere che bisogna imparare è quello di uomo, di essere uomo il più possibile. Questo è il punto importante. Il mio antifascismo, se lo vogliamo chiamare così, è nato dal fatto che il giorno della marcia su Roma, quando Mussolini dal balcone dell'Hotel Savoia ha annunciato la formazione del primo governo fascista, noi eravamo ragazzi, io, mio fratello e mia sorella, eravamo un po' eccitati alla finestra, noi abitavamo in via Ludovisi, proprio di fronte all'Hotel Savoia, a vedere questo annuncio. Mi ricordo c'era via Ludovisi, via Calabria, illuminato da uno di quei proiettori che si usavano durante la guerra per cercare gli aerei. Mio padre è rientrato in casa in quel momento lì. Non ha neanche volto uno sguardo fuori dalla finestra, ha detto: ragazzini, ricordatevi che il nero nasconde bene lo sporco. Questa è stata la mia impronta politica e basta, più di quanto non sapevo. Sapeva benissimo che era un ingranaggio costruttivo, che non c'era la libertà, e si sapeva perfettamente bene. Allora, evidentemente, la mia preoccupazione era di imparare a usare questo linguaggio. Poi c'era anche così l'attrattiva così superficiale della gioventù, uno si mette con entusiasmo a fare le cose, c'è un po' di boria se lei vuole, forse, no? Ma ho cominciato verso il 32-33 a occuparmi di cinema, praticamente. Prima facevo un mestiere molto migliore che era quello del figlio di famiglia, che mi piaceva di più. Mi sono avvicinato al cinema proprio per caso, perché mio padre ha costruito il cinema di Piazza Imbucina, che si chiamava allora Corso Cinema, adesso non so più neanche come si chiama, non ci vado mai al cinema. E sì, a quell'epoca ho visto molti film, era il momento proprio in cui il cinema si cominciava a fermare. E poi lì ho conosciuto una quantità di gente, poi quando mio padre è morto, dopo un po' di tempo mi sono trovato nella necessità di mettermi a lavorare e mi ci sono trovato in mezzo. L'uomo è in lotta con se stesso sempre fra la sua parte animale e la sua parte strettamente umana. Guarda, per esempio, questo è un segno dello smarrimento odierno preciso come la luce del giorno, ed è anche un comportamento permanente, ma mai a questi livelli. Le responsabilità diventano grandi. Che cosa c'hai? C'hai o la tua vita vegetativa, la tua vita che è regolata dalla parte vecchia del tuo cervello, dall'encefalo, che è quello che ti fa respirare, digerire, eccetera, eccetera, che presiede a questi ritmi, e poi c'hai tutta la responsabilità della parte nuova del tuo cervello, che è la parte corticale, che è quella che è sviluppata nell'uomo. Ora, questa parte corticale ti dà tali responsabilità che ti mette una quantità di paure. Quindi, che cosa cerchi? Cerchi di avvilirla. Come la avvilisci? Inventi il vino, inventi le danze ritmiche, inventi certi modi di respirazione, eccetera, eccetera. Cioè, cerchi l'ebbrezza, e l'ebbrezza è l'avvilimento della parte corticale del tuo cervello, e la parte corticale del tuo cervello è la parte più umana del tuo cervello. Ecco dove noi stiamo arrivando. L'uomo deve fare questa grande scelta: o disanimalizzarsi completamente e avere la gioia straordinaria della intelligenza, e la dico proprio nel suo significato etimologico, cioè in questa capacità di capire, di comprendere, di leggere dentro alle cose, oppure abbandonare l'intelligenza e vivere una vita di sensazioni vaghe e una vita molto più animalesca. Questo è tutto quanto il punto.
occupato prima di documentari, di sceneggiature, poi un certo giorno ho cominciato così, la regia, se vogliamo chiamare regia, così, fare un po' di pasticci con la macchina da presa. Sono sempre stato pescatore appassionato, così ho cominciato a fare una cosa così con il pesce. Dai, basta così. Dai, parti. Avanti, azione, scoppio. Scoppio. La nave bianca, io sono partito per fare un documentario di 10 minuti su una nave ospedale, ho fatto completamente un'altra cosa. Gli aspetti romanzanti sono stati incollati dopo. Il film che ho cercato di fare era puramente e semplicemente un film didattico su come si svolgeva un combattimento navale. Qui non c'era nessun eroismo perché erano uomini chiusi dentro tante scatole di sardine e non sapevano assolutamente quello che succedeva intorno. È orribile anche non capire, è orribile anche essere immersi nell'ignoranza, è orribile essere immersi nella superstizione. In fondo, tutta un'etica che si era sviluppata, e che l'etica sulla quale si è fatta la seconda guerra mondiale, d'altra parte si era già fatta anche la prima guerra mondiale, le teorie dello spazio vitale, eccetera, sembravano una morale precisa e in nome di questa morale orribile si è fatto un massacro, si sono fatti 2 massacri giganteschi. Ora, tutto quello che è ignoranza è orribile. Può prendere degli aspetti più sanguinosi o meno sanguinosi, ma è altrettanto doloroso ed è altrettanto orribile. E di questo bisognerebbe avere veramente una profonda consapevolezza, mi pare. Dove andate? Vado a prendere dell'acqua per il ferito. Qui non si può passare. Ma sta molto male, ha la febbre. Fate presto. Non resisto più a questo freddo, a questa miseria, mi sento impazzire. Calmatevi. Ho tanta forza io che ho la mia famiglia in un altro campo. E il latte, patera? Franco! Franco!
22 febbraio 1944, sbarco alleato ad Anzio. Angosciosa attesa di Roma. Dopo una serie di battaglie durissime e sanguinose, lo schianto tedesco. Passano per le vie di Roma le truppe di Kesselring in fuga. Ma io non ne posso più, non ce la faccio più. I suoi sono arrivati. Che è successo? Chi è arrivato? Gli americani, gli inglesi, gli alleati sono arrivati. Miracolosamente intatta, la città saluta i liberatori. 4 giugno 1944. La speranza era, che avevo vivissima, era di far diventare il cinematografo uno strumento utile. Roma Città Aperta si era rappresentata proprio nel tentativo di far diventare il cinema un cinema utile, che in Roma Città Aperta ho innovato, credo tanto, cioè, lo posso dire perché è la verità. Allora era assolutamente impensabile di andare a girare dentro un ambiente dal vero, di agire dentro l'androne così, dentro delle camere, per le scale come abbiamo girato qua. Allora questo non si faceva, il cinematografo si faceva, si celebrava il grande rito del cinematografo, sempre ampollosissimo, dentro al teatro di posa. Fuori la strada, le cose erano completamente sconosciute. In questo Roma Città Aperta ha rappresentato una novità, proprio perché cercavo di fare un cinematografo che tutti potessero fare, cioè accessibile a tutti, uscire dalla grossa organizzazione dell'industria con tutte le schiavitù che l'industria poteva comportare. Che voleva lui? Lasciate, ma chi è? Uno voleva un'informazione. Io quando li vedo quelli lì... È tanto che non mi confesso che c'ho quasi vergogna. No. Non me lasci dire, Don Pietro. Sento che ho vissuto male, che ho fatto tante cose che non dovevo fare. Ma che credete che non mi vergogno di andare all'altare in queste condizioni? Ma voi non mi potete capire, Don Pietro. So cose che uno fa senza pensarci, senza avere l'impressione di far del male. Ero tanto innamorata e lui è tanto buono, tanto bravo.
Tante volte ho pensato che in fondo si poteva trovare una meglio di me. Sì, una ragazza più giovane e non una vedova con figlio grande e senza un soldo. Perché mi sono dovuta vendere tutto per campare, per tirare avanti. E la vita diventa sempre peggio. Ma chi ce le farà dimenticare tutte ste sofferenze, tutte ste ansie, ste paure? Ma Cristo non ci vede. Tanti mi fanno questa domanda, Sorapina. Cristo non ci vede. Ma siamo sicuri di non averlo meritato questo flagello? Siamo sicuri di aver sempre vissuto secondo le leggi del Signore? E nessuno pensa di cambiare vita, di ravvedersi. Poi quando i nodi arrivano al pettine tutti si disperano e si domandano: ma non ci vede il Signore? Non ha pietà di noi il Signore? Se il Signore avrà pietà di noi, ma abbiamo tanto da farci perdonare. E per questo bisogna pregare e molto perdonare. Avete ragione, Don Pietro. Ma come si fa quando uno vede quelli là, se viene voglia di dargli almeno una borsata in faccia? Certo capirei? che avete ragione, ma Sì. cosa mi fate dire? Datemi il pacco. Si fa tardi. Buonasera, signora Pina. Buonasera. Io non credo a una sceneggiatura fatta a tavolino, questa è una cosa alla quale non posso assolutamente credere. E la mia esperienza mi ha indicato che tutto quello che faccio, proprio direi improvvisando giorno per giorno, funziona infinitamente meglio. Allora che devo fare? Devo avere un tipo di organizzazione completamente differente. C'è un metodo di lavoro che è quello seguito dagli altri abitualmente e c'è un metodo di lavoro che è il mio e che è completamente differente. Fermati! Di più tu può passare! Carlo, sei tu, non mi riconosci, sto lì di faccia. Sì, ti riconosco, ma io devo andare. Ma c'è battaglia! Ho i miei di là. Ma è pericoloso, ci sono io ho detto che devo vedere la mia famiglia. Ma che ci vuoi rimettere la pelle? Ma sei solo lì. E va bene, via, ti domanda il capo, forza. Su. Oh, Marco! Oh, sì, guarda, e questi vogliono passare. Va bene, lascia passare, avanti, avanti. Va bene! Attenti ragazzi, che laggiù si muovono, eh! Avanti! Marco, guarda, questo lo conosco io! Ah, dove tu vai? Vado qui vicino. Ma che sei fatto? Non si può attraversare la strada ora! Senti, lasciami andare, ho mia moglie e il bambino in quella casa lì di fronte. Un momento, lasciami passare, ti prego. Massimo! No! Fermati! Fermati! My God! Riandiamo con la mente a quel periodo, per quello che mi concerne, io credo che sia stato forse il periodo più bello, più esaltante che abbiamo vissuto. E quello che è straordinario, che in quel momento in cui sembrava che tutto fosse distrutto, che tutta la nostra vita fosse ormai completamente polverizzata, e proprio da tutta quella rovina, da tutta quella polvere, da tutte quelle distruzioni, improvvisamente, miracolosamente, mi pare, in Italia è sorto in tutti i campi una attività, un'aggressività, una coscienza, un calore umano assolutamente sbalorditivo. Ora,
ci si può domandare perché l'Italia è stata così feconda di uomini che si sono manifestati attraverso delle opere inusuali proprio in quel momento, proprio nel momento in cui sembravamo invece completamente distrutti ed abbattuti. Quindi evidentemente c'era una nuova forza spirituale che ha rianimato e che ha rimesso in piedi questo paese. Non eravamo un gruppo, perché eravamo ben isolati. Io ero da una parte, Tini e De Sica dall'altra, Visconti dall'altra, non c'era nessunissimo gruppo. Tanto bisognerebbe intendersi su che cosa si intende per neorealismo, perché se ne fa una confusione enorme. Ci sono tanti differenti tipi di neorealismo. Per alcuni era, anzi si chiamava addirittura il realismo sociale, lo chiamavano. Per me era semplicemente una posizione morale. Basta. Noi siamo usciti da un certo determinato periodo in cui c'era un bisogno di diagnosi, un bisogno di constatazione. E allora il cinema ha avuto un periodo in cui ha constatato certe determinate cose, no? Quelle che chiamavano la denuncia, l'impegno, però era invece la constatazione. Ma dopo aver constatato, quando hai constatato bene bene, poi devi sempre riconstatare le stesse cose. Cioè queste constatazioni erano esistite, cioè bisognava passare ad altro. Ed è questo che mi sembra importante, ecco. E questa è la tendenza nuova, quindi i miei interessi sono diventati completamente un'altra cosa, ecco. Amore mio, sì, lo so, è spaventoso. Non avrò mai il coraggio, amore. Non avrò mai il coraggio, amore. Senti, ascolta, amore. Dopodomani voi due sarete a Marsiglia. Ebbene, vorrei... Ti prego, promettimi almeno questo, amore, che non andrete nello stesso albergo dove andavamo noi due. Oh, grazie, amore. Grazie, amore. No, no, non voglio più vederti, no. No, non ci vedremo mai più, no. Perdonami, amore, perdonami, sì. Amore mio santo! Sì, lo so, sono forte, sono forte. Fa presto, però interrompi te. Fa presto! Fa presto, fa presto! No! No, ti amo, amore! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! I think maybe when I switched from American movies to Italian movies, of course that was my own choice. I wanted to try to do the neorealistic films, and I wanted them to be what I had seen in Roberto Rossellini's films. I wanted that very much. But I didn't realize that he worked with amateurs. And it was terribly difficult to work with people when you had worked 10 years in Hollywood, and I had worked several years before that in Sweden, where people knew their dialogue and they knew their answer, you know, they understood the lights and the spots on the floor and how they should turn because the camera is here and the sound is, all those things. And these people never knew anything. They didn't even know when they were supposed to talk. And I spoke in English and they spoke in Italian because the whole thing was going to be dubbed afterwards. And it was so difficult. And sometimes I almost gave up. Here was nothing that was easy. In Hollywood in those days was like a dream. Everything was there. It was all the people were specialists.
If you wanted pink elephants, you'd get pink elephants, or you get trained flies or anything. I mean, there was just a ring, a call up, and we get them for tomorrow. And all the talent was there, and an enormous amount of people in the crew that worked with you, and I was very spoiled. So, which was the complete difference when you came to Italy and you did everything yourself, and in a very, very hard way. But that is what I wanted, and I got what I wanted. So it's a great deal of improvisation. My former wife, she was absolutely unhappy with that. Because, you know, being an actress, she wanted to know everything. I didn't know. I was writing down the dialogue in the sets where we were shooting, so she was quite unhappy, I must say. È un personaggio assolutamente razionale, però un personaggio tanto razionale che a un certo momento si trova intrappolato dentro la sua razionalità. Cioè, sta donna che ha passato tutte le avventure della guerra, che è stata collaborazionista, che finisce in un campo di concentramento, che seduce praticamente una sentinella in questo campo di concentramento perché sa benissimo che se si fa sposare deve uscire dal campo di concentramento, eccetera, eccetera. Quando ha tutto ben calcolato, improvvisamente si trova di fronte a una situazione geografica che non gli permette di evadere da quest'isola. Cioè lei l'ha fatto per raggiungere la libertà non l'ha trovata perché finisce su un'isola. E da quest'isola non riesce a scappare. E quindi c'è il crollo totale di questa sua pretesa razionalità. Enough. 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 Oh. I'll finish it. I'll finish it. I haven't the courage. The courage. I'm afraid. Oh. What mystery. What beauty. In questo mondo che si pretende assolutamente razionale, che rifiuta tutto quello che è irrazionale, bisogna ben dire che negli uomini c'è una componente anche di irrazionale.
In fondo, credo che nessuna grande poesia sarebbe nata se non ci fosse questa componente di irrazionale dell'uomo, cioè questa possibilità di sognare, questa possibilità di evadere, no? Questa possibilità di evasione. Noi di tanto in tanto ricordiamo gli episodi del film, ne parliamo perché per noi è stata un'esperienza interessante. Per me è stata un'esperienza straordinaria, unica, irripetibile, veramente. Cara mio, come state? Quanti anni sono passati? Ricordate? Ricordate quando venivate giù su per quella scala con quell'americano? Il Tops. Possiamo passare la notte sì, vi dicevo. Lo ricordate? Che dentro il convento ci sta un protestante e un ebreo. Troppo gli tagliamo e capoculo. E Raffaele che si scandalizzava. Un protestante. Lutero, l'eresia di Lutero, il protestante no. C'est justement le film de l'innocence. Et de l'innocence comme moyen de lutte au lieu, non? C'est cette innocence que j'avais quand même découvert déjà en paysage dans l'épisode que j'avais tourné dans le couvent des moines franciscains. C'est encore l'innocence pleine de foi, si vous voulez, du miracle. Et c'est sur ce thème de la force, de l'énorme force de l'innocence que j'ai voulu reprendre avec la fierté de Saint-François. Et alors, c'est aussi en même temps une tentative de faire un film historique, mais avec des éléments profondément réels, c'est-à-dire de reconstituer ce que probablement ou sûrement était la vie alors. Ma non ti gira la testa? No. Non ti gira ancora? No. Ma ti senti bene? Ora mi gira. Vieni Giovanni, vieni. Vieni. Mi gira la testa. E tu, Amanzia Bene, in verso dove sei caduto? È in verso Sira, come me. E tu, Bernardo? In verso Firenze. E tu, Ginevra? In verso Arezzo. E tu, Elia? In verso Pisa. E tu, Ruffino? In verso Spoleto. E tu, Egidio? In verso Foligno. E tu, Giovanni, in verso dove sei caduto? Ah, è in verso là dove c'è quel fringuello che saltella sull'erba. E tu seguiterai quel fringuello che certamente è la via che t'ha indicato il Signore. Orsù, figli miei, spargetevi per il mondo e predicate la pace. Addio. Quello che il cristianesimo ci ha portato è qualcosa che è anche al di fuori della religione, cioè è proprio un'etica di vita, una visione dell'uomo, è un dato culturale che non si può dimenticare se si vuole avere l'obiettiva capacità di vedere, di giudicare, di ubicarci storicamente. Il cristianesimo ha marcato 2000 anni di storia e noi usciamo da una cultura che c'è niente da fare, come base è cristiana. Allora, se non si fa lo sforzo di conoscerlo bene nelle sue articolazioni, perdiamo un dato che è importantissimo anche per orientarci noi.
regista Ettore Giannini ha accettato la parte dell'intellettuale di sinistra nel nuovo lavoro della Bergman e di Rossellini. Ingrid impersona la moglie di un diplomatico. In una Roma che non capisce, ha subito faticosamente la vita dell'alta società. La scena a cui il regista dà il via si svolge in un gabinetto di psicanalisi. Da suo marito, lei No, potrebbe... if I went back home, I would save neither myself nor the others. Un primo piano di smarrito struggimento. La crisi di questa donna è stata provocata dal suicidio del suo bambino. Accompagnata dall'intellettuale, cercherà di ritrovarsi girando le borgate di Roma per conoscere la vita nella sua crudezza. Per ora continua il dialogo col psicanalista. Lost with them than to be saved alone. Only when you're completely free are you at peace with the community. Those who are bound to nothing are bound to everybody. Questi occhi desolatamente puri vedranno il sottosuolo del mondo d'oggi, che Rossellini ci mostrerà in una luce documentaria. Dans ce film, j'ai tâché de montrer qu'est-ce qu'ils sont les peuples méditerranéens, les latins, comme ils sont dans la réalité et pas comme ils sont vus par les anglo-saxons ou par les gens du Nord qui viennent toujours nous voir comme on va voir des animaux au zoo. Et c'est aussi le problème du couple. C'est un couple qui a fait un mariage, mais ce mariage est vraiment une association d'affaires. Ils ont fait une société. Et le moment qu'ils viennent en Italie, qui se donnent ce repos, qui se donnent cette vacance, puisqu'ils doivent venir prendre un héritage, ils se retrouvent seuls et le lien qui les tenait liés, c'est-à-dire le lien d'intérêt absolument différent, commercial, etc., n'existant pas, ils se retrouvent devant l'un à l'autre et ils voient qu'ils ne s'aiment pas du tout. Dorme saporitamente. È il sonno la più bella cosa che ci sia. Bello, eh? Un giovane di Scopolo, una statua greca. Un certo giorno ho ricevuto una lettera da Truffaut che mi annunciava che un film che avevo fatto, che si chiamava Viaggio in Italia, usciva in Francia con il titolo La divorcée de Naples, la divorziata di Napoli. E loro, questo gruppo di nuovi critici, aveva preso posizione contro il distributore perché non si facesse questa cosa qua. E così sono entrato in rapporto con loro. Conoscevo già Bazin, che è stato veramente il fulcro, quello che ha radunato questi giovani. E siamo così diventati buoni amici e quindi c'è stata la possibilità di un dialogo molto ampio. In fondo, se un qualche cosa io ho dato a loro è stato quello di metterli sulla strada, di fare dei film di poco costo. Questa è una predica che ho fatto continuamente, quindi è stato molto più, la Nouvelle Vague è esplosa molto di più per una ragione di organizzazione che per delle ragioni estetiche. Le film de ce soir est Inde. Vraiment, le titre, c'est Inde, Matribhumi. C'est-à-dire, c'est l'humus de la terre. Là, c'est un film que j'ai fait vraiment expérimentalement, je pourrais dire. Non? J'ai tâché de mettre sur pellicule ce que je pensais d'une façon peut-être théorique. C'est un film que j'aime beaucoup puisque c'est là que j'ai tâché de faire une tentative d'un renouveau dans le domaine de la connaissance, de l'information, et une information qui ne soit pas strictement scientifique, qui ne soit pas strictement statistique, mais qu'elle soit aussi une certaine documentation des sentiments, des façons de se conduire des hommes. C'est aussi, si vous voulez, dans un certain sens, un film ethnologique.
Ed ecco il fiume Mahanadi, quasi parallelo al Gange. È un esempio delle forze della natura. Non v'è ponte capace di resistere alla furia delle acque quando vengono rese turbinose dai monsoni. Si è cercato di dominare questa furia. Nel Mahabharat, il grande poema epico dell'India, e specialmente nella Gita, il libro dedicato alla filosofia della vita, è detto che ogni parola che si pronunzia e ogni azione che si compie restano sempre davanti a noi come immagini riflesse in uno specchio. E il giudizio non sarà pronunziato che dopo. Ed è detto inoltre: il sapiente e l'ignorante sono ugualmente felici, gli infelici sono i mediocri. La verità è in ogni cosa, e anche, sia pure parzialmente, in ciò che non è vero. Il karma, cioè l'azione, rappresenta il dovere dell'uomo. Un homme de ma génération a vu changer le monde totalement. J'ai vu arriver les autos, j'ai vu arriver les avions, j'ai vu arriver la radio, j'ai vu arriver la télévision, j'ai vu développer le cinéma. Et puis j'ai vu ma mère avec des chapeaux mis comme ça sur une chevelure immense et avec des plumes, puis je l'ai vu avec les cheveux coupés, puis j'ai vu des femmes avec des jupes jusqu'aux chevilles et puis les jupes jusqu'aux mini-jupes. C'est-à-dire, tout a changé, la morale, tout change. Donc, si on veut tâcher de comprendre un peu, il faut reprendre toutes les coordonnées, selon moi. Voilà, c'est une méthode que je trouve qu'elle est peut-être bonne, il y en aura certainement d'autres, mais moi j'ai adopté cette méthode. Alors, je tâche d'explorer, et puis rien de nouveau sous le soleil, si vous voulez. Les troubadours, ils avaient les cheveux longs comme la jeunesse d'aujourd'hui, c'était à peu près le même mouvement, c'était à peu près le même mouvement de révolte, c'est-à-dire, on retrouve ces choses. Et je crois qu'en étudiant l'histoire à fond, et surtout en arrivant à notre civilisation à travers l'histoire, on finit pour mettre tout ça dans un cadre extrêmement logique qui nous fait comprendre les choses. Ecco Vittorio Emanuele, il nostro re, re d'Italia. Francesco II, con i soldati che gli restano, si appresta ancora una volta a dare battaglia sul Garigliano. Vi chiedo, maestà, l'onore del primo scontro per i miei uomini e per me. Voi vi battete da lungo tempo, tocca a me adesso. Le vostre truppe sono stanche, le mie fresche. Ponetevi alla riserva. Cinema in sé è così allusivo che non poteva avere una forza sufficiente per risolvere certi problemi, quindi ho escogitato dei nuovi modi d'azione. Ora, io credo che dei nuovi temi si possono trovare, quindi bisogna andare a esplorare la realtà, andare a esplorare quello che può dare, quello che può offrire nuova materia drammatica. Questa è una delle cose. L'altra cosa che mi sembra vera e essenziale nel mondo di oggi è che in generale si conosce molto poco della realtà di questo nostro mondo. Quindi bisogna anche in questo aggiornarsi. Siccome questo è un mondo estremamente mutevole, in continua effervescenza, io credo che bisogna anche escogitare delle forme di informazione permanente, in modo da poter seguire giorno per giorno quello che succede di mutamenti proprio delle strutture, delle visioni, delle direttive, eccetera. E quindi in questa direzione qui mi sono messo a fare, anche perché credo
che sia necessario fare una specifica campagna proprio educativa di informazione di quelle che sono le realtà del mondo di oggi. Mi sembra che con la televisione c'è maggiore indipendenza. Cioè, io ho sempre amato fare le cose che mi piacevano volta a volta e col cinema c'è meno libertà, insomma, gli schemi sono più precisi, sono più netti. La televisione forse che all'inizio può sperimentare di più, ecco perché mi attira di più la televisione. Cioè mi attira, mi dà la possibilità di fare. Uno dei mali del cinema, della televisione, di tutti quanti questi mezzi, è che si mitizzano troppo. Si mitizzano i mezzi e quindi si finiscono per mitizzare anche gli autori. Invece sono mezzi semplicissimi, come delle penne biro, non è che sono più di tanto. Quando uno li possiede veramente, li usa tranquillamente. Allora l'unica preoccupazione che ha è di dire quello che vuol dire. Montiamo le tende. Come mai non si vedono? Eppure avevano promesso di venire. Antiochia è molto lontana. Avevano anche promesso di arrivare prima di sera. Sei impaziente. No. Sono soltanto preoccupato. Arriveranno certamente, ma tu forse temi che quelli della città, le guardie del Tempio, il Sinedrio, scoprano che ci riuniamo qui. Sono anni che viviamo perseguitati e malgrado tutto la fede si è propagata in paesi sempre più lontani, in paesi dei quali ignoravamo l'esistenza 20 anni fa, quando il Signore era ancora con noi. Ora che ci ritroveremo tutti qui per la prima volta, con gli apostoli e gli anziani, per una questione così grave, saremo uniti come allora. Giovanni, saremo uniti. Pietro, anch'io mi sono rivolto alla tua stessa domanda. Io non ho timore. No, Giovanni. Ciò che mi preoccupa non è il timore che il Signore ci abbandoni nel dubbio. Temo solo l'inganno che può venirci dalla nostra carne. Un inganno che può confondere le menti. Sì, Pietro. Però il seme deve marcire affinché poi nasca il nuovo raccolto. Avremo la forza, la pazienza per essere il seme che accetta di marcire. Il Signore ha chiamato tutte le nazioni, malgrado i costumi, malgrado le lingue, le razze diverse, ad essere un solo popolo. Ma noi oggi siamo divisi. Ci riuniamo qui proprio per questo, per ritrovare l'unità. No. No, Giovanni. No. Temo i falsi profeti.
Temo coloro che hanno orecchie per intendere e che purtroppo non intendono. Il Signore parlerà per la bocca dei nostri fratelli. Il Signore non ci abbandonerà. Ma ho paura che possa esservi qualcuno che non voglia ascoltarlo. L'artista romantico, avulso dalla realtà della vita e solo imbibito e rapito dall'estetica, mi pare che non serve a niente, perlomeno mi fa un pochino ridere. Ecco. Io credo che la grande funzione dell'artista è di cercare di essere il più possibile tutti e di essere il più possibile alla scoperto, perlomeno sia animato dalla volontà di avvicinarsi alla verità. Ecco. Se invece vuol fare l'esercizio di bello stile, qualcuno pure che lo vuol fare, che lo faccia pure, dico, sa benissimo che per anni si è sentito molto più parlare di linguaggio che di discorsi, no? Il linguaggio era diventato il discorso che faceva l'estetica del cinema, che mi pare una follia totale. Invece quello che conta è quello che si deve dire, poi il linguaggio che si adopera è poco importante. Dico, può essere un'aggiunta anche preziosa in qualche caso, però la cosa importante è di dire certe cose, no? Il Brunelleschi era artista sommo perché era architetto, scultore, costruttore di fortezze ed orioli meccanici, versato nelle costruzioni idrauliche, nella meccanica, esperto delle proporzioni e della prospettiva. Ancora oggi io ammiro i suoi bellissimi e buonissimi orioli e il poter entrare come lui nella fantasia delle cose. Quegli artisti che si innamorano della pratica senza la scienza sono come i nocchieri che salpano con un naviglio privo di timone e di bussole che mai hanno certezza di dove vadano. A colui che afferma che non serve tanta scienza, che gli basta la pratica del ritrarre le cose naturali, si risponda che nessuna cosa vi è che più ci inganni che fidarci del nostro giudizio, senza alcuna scienza. E questo è provato dall'esperienza, che smentisce gli alchimisti, i negromanti e il giudizio di altri semplici ingegni. So bene che si dice di me che non sono un artista, ma uno scienziato e pedante. È vero, adesso mi interessano l'astronomia e le matematiche, ma la scienza e l'arte hanno in comune la speranza di un cammino del genere umano e non vi è arte che ignori la scienza. Io ho sempre affermato che il pittore deve essere dotto in quanto ei possa in tutte e 7 le arti liberali: grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia, musica. Ma che più di tutto, conosca la geometria. La pittura è scienza della visione prospettica sulla quale si fonda il lavoro del pittore. È del pittore conoscere la intersecazione delle linee della piramide visiva, valutare una superficie e porre su di essa figure in modo da ricostruire la verità dello spazio reale. Su, venite a vedere. È vero, la prospettiva è chiarissima. Così il pittore possiede lo spazio. Poi dopo la natura umana è quella che è. Io per esempio non ho fede, quindi per me diventa difficile, potrei mettermi a fare il propagandista dei senza fede. No, se uno vuole guardare proprio obiettivamente, rigorosamente, scientificamente l'essere umano che cos'è? Ha una capacità di essere cosciente, c'è questa manifestazione della sopracoscienza, cioè del trascendente, e poi c'è l'inconscio,
che era il demonio, era la dannazione, era... Improvvisamente l'inconscio è diventato una parte rigorosamente scientifica di noi, Freud e compagnia. Adesso, che cosa è successo di assurdo? Che invece di aggiungere questo dato dell'inconscio come una realtà che ci appartiene, con la quale dobbiamo fare i conti, oggi abbiamo messo tutto l'accento sull'inconscio e ci siamo dimenticati il conscio e il trascendente. Adesso, parandosi tutto nell'inconscio, si finisce veramente per non avere neanche più dialettica, no? Anna Maria. Papà ci aveva chiesto, dopo la sua morte, di non fargli il monumento, così diceva lui, e con questo voleva dire che non voleva essere ricordato come artista, come il grande maestro, non perché non lo fosse, ma perché non gli interessava questa cosa. Lui non ha mai fatto del cinema per fare una ricerca artistica, ma l'ha fatto solo perché era curioso e voleva capire. Lui voleva, c'è una frase che viene sempre citata, che lui diceva, che mi sembra molto chiara: non voleva dimostrare, ma voleva mostrare. I critici hanno spesso diviso l'opera di mio padre in 3 stili principali: uno il neorealismo, con film come Roma città aperta, Paesà, Germania anno zero, i film che si dice abbiano ispirato la Nouvelle Vague francese, i film fatti con mia madre, Viaggi in Italia, Stromboli, Europa 51, e l'ultimo periodo, quello didattico, i film per la televisione come Socrate, Luigi XIV, o anche il Messia che verrà proiettato stasera. Quindi insomma vengono divisi in un ordine cronologico e artistico, mentre noi in famiglia preferiamo dargli un altro ordine, un ordine cronologico storico. Quindi mettiamo, per esempio, prima il Socrate, per poi il Messia, poi il Pascal, poi Luigi XIV, per poi arrivare ai film sulla Seconda Guerra Mondiale, per poi arrivare a Europa 51 e finire con Anno 1. Abbiamo la sensazione che papà avesse un unico grande progetto nella vita, come il tentativo di fare un'enciclopedia filmata. Lui la chiamava l'abecedario, forse aveva ragione, perché forse enciclopedia è una parola un po' troppo grande. Quando papà ha compiuto circa 60 anni, se ne andava sempre a Houston, nel Texas, Rice University, perché voleva studiare la scienza, pensava che il cinema doveva occuparsi della scienza. Era rimasto sconvolto alla notizia che gli avevano detto gli scienziati che il nostro cervello noi lo utilizziamo pochissimo, e che lo possiamo utilizzare molto di più, e lui aveva la sensazione che se si fosse fatto qualche cosa per utilizzare di più il nostro cervello, molti dei problemi del mondo sarebbero stati risolti. Aveva proprio una grande, grande fiducia nell'uomo. Guarda che forza c'ho nei capelli, guarda che forza c'ho nei capelli, guarda che forza, guarda, guarda. Alzato su così, va bene? Cosa può fare che Prova anche te, Alessandro, prova anche te.